Ciao, benvenuto su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, apprezzerei davvero se ti iscrivessi al mio canale, mettessi mi piace al video e lasciassi un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che faccio ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. L'aria sembrava opprimente, quel tipo di calore che si attacca alla pelle e amplifica ogni piccolo disagio. Lucas Ward entrò nel vialetto della sua immacolata casa suburbana, l'epitome del sogno americano. La sua fidanzata Emma Hart era all'interno, preparandosi per il loro matrimonio, ora a sole 2 settimane di distanza. La casa rifletteva la loro vita insieme, perfettamente organizzata con tutto al suo posto. Tuttavia, Lucas non riusciva a scrollarsi di dosso una fitta sensazione di inquietudine. Prese il mazzo di girasoli che aveva comprato d'impulso, intenzionato a sorprendere Emma. Mentre si avvicinava alla porta d'ingresso, un'ombra si mosse dietro le tende. Il suo cuore saltò a un battito. Era Emma che lo aspettava. Ma quando la porta si aprì, la scena davanti a lui lo paralizzò. Emma stava lì, in un elegante abito nero, i capelli legati con eleganza e il trucco fatto meticolosamente. La sua bellezza era innegabile, ma c'era qualcosa che non andava. La sua espressione era esitante, gli occhi sfuggenti come se fosse stata sorpresa a fare qualcosa che non avrebbe dovuto. «Lucas», disse dolcemente, la voce intrisa di nervosismo. «Abbiamo bisogno di parlare». Lo stomaco di Lucas si congelò. Quelle parole raramente annunciavano qualcosa di buono. Entrò in casa, i suoi occhi scortarono rapidamente una borsa da viaggio vicino alla porta. 1000 pensieri affollarono la sua mente, nessuno piacevole. «Cosa sta succedendo?» chiese con la voce tesa. Emma esitò, lanciando uno sguardo alla borsa. «Ho bisogno di un po' di tempo lontano. Mi sento sopraffatta dal matrimonio e ho bisogno di schiarirmi le idee». Le parole sembravano recitate, vuote, e l'inquietudine di Lucas si trasformò in sospetto. «Dove stai andando?» chiese bruscamente. La sua esitazione fu tutta la risposta di cui aveva bisogno. Lucas serrò i pugni, la mente che correva mentre Emma cercava di spiegarsi. «In un hotel in centro», balbettò, evitando il suo sguardo. «Con un amico». La voce di Lucas si fece più tagliente, la rabbia salendo nel petto come un'onda. «E questo amico è un uomo?» Il silenzio di Emma urlava più forte di qualsiasi confessione. I suoi occhi si abbozzarono verso il pavimento e i peggiori timori di Lucas si materializzarono, inverosimili. «No, non è quello che pensi», iniziò Emma, la voce tremante. Ma Lucas la interruppe. «Ora cosa pensi?» urlò, la voce incrinata. «Stai lasciando 2 settimane prima del nostro matrimonio con una borsa piena, scappando in un hotel con un altro uomo e mi dici che non è quello che penso? Allora dimmi, Emma, cos'è?» Le lacrime le riempirono gli occhi mentre sussurrava: «Sono stata confusa, avevo bisogno di tempo per capire le cose». Confuso, Lucas fece un passo più vicino, la voce bassa e velenosa. «Confusa riguardo a cosa, Emma? A noi? O se ami lui più di me?» I suoi singhiozzi si liberarono, ma Lucas non riuscì a trovare in sé la forza per confortarla. «Per quanto tempo?» chiese. Lei esitò, il labbro tremante. «Diciamo, qualche mese», ammise infine. L'ammissione lo colpì come un colpo fisico, ma si sforzò di rimanere composto. «E cosa speravi di trovare con questa fuga nel weekend?» «Chiusura», rispose Emma a malapena udibile. Lucas rise amaramente, un suono vuoto che riecheggiò nella casa. «Chiusura? È così che lo chiamano oggi?» «Lasciami essere chiaro, Emma», disse. «Se esci da quella porta, è finita. Niente matrimonio, niente noi, niente seconde possibilità». I suoi singhiozzi si trasformarono in urla, ma dopo un momento di agonizzante silenzio prese la borsa. «Mi dispiace», sussurrò, e la porta si chiuse dietro di lei. Lucas rimase nell'atrio vuoto, fissando la porta chiusa mentre la realtà del suo tradimento si abbatté sul suo mondo. Profondamente ferito, Lucas sentì un fuoco accendersi dentro di sé, alimentato da dolore, tradimento e un bisogno schiacciante di giustizia. La mattina seguente, Lucas chiamò il suo migliore amico Eric, un investigatore privato. «Ho bisogno di sapere tutto su Marco Reed»,
disse con voce dura. Dammi un giorno, rispose Eric senza esitazione. Nel frattempo, la rabbia di Lucas sobbolliva. I ricordi delle risate di Emma, i loro sogni condivisi e l'amore che una volta avevano si scontravano con le immagini del suo tradimento. Si immerse nella pianificazione dei suoi prossimi passi, determinato a garantire che sia Emma che Marco affrontassero le conseguenze delle loro azioni. La sera seguente Eric richiamò. Marco Reed, divorziato, 49enne, senza figli. È il capo di Emma e hanno continuato a vedersi in segreto dopo il lavoro per mesi. Cene, bevute e ora camere d'hotel. Ho le prove, se le vuoi, mandale a me. Lucas rispose audacemente e quando arrivarono le foto e le ricevute, la furia di Lucas raggiunse il suo culmine. Guardò le immagini di Emma e Marco che ridevano in un ristorante, si tenevano per mano ed entravano in un hotel. Era innegabile. La vendetta di Lucas cominciò a prendere forma. Elaborò meticolosamente il suo piano, assicurandosi che ogni mossa colpisse dove faceva più male. Prima condivise anonimamente le foto e le prove con gli amici, la famiglia e i colleghi di Emma, frantumando la facciata che aveva costruito. Le conseguenze furono immediate. Il telefono di Emma suonava incessantemente con chiamate e messaggi, la sua immagine perfetta ora macchiata. I suoi genitori, che avevano adorato Lucas, erano furiosi. La loro delusione la tagliava profondamente. Lucas non si fermò lì. Espose gli affari non etici di Marco al team legale dell'azienda, sfruttando le informazioni che Eric aveva scoperto. Nel giro di pochi giorni, Marco fu licenziato, la sua carriera rovinata. Una settimana dopo, Emma apparve alla soglia di Lucas, scompigliata e disperata. «Per favore!» implorò con le lacrime che le rigavano il viso. «Ho commesso un errore, ti amo, sono stata stupida e ho lasciato che le cose sfuggissero di mano, ma voglio sistemare tutto, voglio te!» Lucas la fissò, il volto impassibile. «Pensi di poter tornare nella mia vita dopo tutto quello che hai fatto? Dopo che mi hai umiliato?» «No, Emma», rispose, «hai fatto la tua scelta e ora devi viverci». La voce di Lucas era fredda come l'aria invernale quando disse a Emma di andarsene. Il suo viso, segnato dalle lacrime, si sgretolava ulteriormente, ma lui rimaneva fermo, immobile di fronte ai suoi singhiozzi disperati. «Non capisci, Emma», disse, la voce che tagliava attraverso le sue suppliche. «Questo non riguarda più solo te e me. Riguarda rispetto, fiducia e le conseguenze di averli gettati via». Emma cercò di toccargli il braccio, ma lui fece un passo indietro, gli occhi di acciaio. «Non toccarmi. Tu hai scelto di uscire da quella porta e ora puoi vivere con ciò che resta. Addio, Emma». La porta si chiuse con una finalità che riecheggiò nella sua anima, lasciandola singhiozzare sul portico mentre Lucas si voltava, il cuore duro quanto la sua determinazione. Lucas non si fermò all'esporre l'infedeltà di Marco con la polvere che Eric aveva scoperto. Inviò le prove dell'appropriazione indebita di Marco direttamente al consiglio dell'azienda e, in pochi giorni, il capo disonorato affrontò accuse penali. Quando Marco fu condannato a 3 anni di prigione, Lucas ricevette la notizia con un sorriso tranquillo. La giustizia era stata fatta. 6 mesi dopo, Lucas si trovava sul balcone del suo nuovo appartamento, sorseggiando un caffè mentre il sole sorgeva. La sua vita non era più definita da tradimento e cuore spezzato, ma dalla crescita e dalla resilienza. Il tradimento di Emma lo aveva quasi spezzato, ma lui si era ricostruito più forte, più saggio e più determinato che mai. Le cicatrici erano ancora lì, ma erano un promemoria della sua forza, un distintivo d'onore per aver sopravvissuto alla tempesta. Chiuse gli occhi e sentì il sole sul viso. Sapeva una cosa con certezza, non avrebbe mai più permesso a nessuno di prendere la sua fiducia per scontata. I mesi si trasformarono in un anno e la vita di Lucas prese una svolta drammatica in meglio. Non solo aveva ricostruito la sua carriera professionale, ma aveva anche intrapreso la creazione della sua startup. L'azienda prosperava e, con ogni successo, Lucas si sentiva allontanarsi sempre di più dal dolore del passato. Ma la vita non aveva finito di sorprenderlo.
Una sera, mentre Lucas partecipava a una gala per imprenditori e innovatori, notò un volto familiare dall'altra parte della sala. Era Emma, fuori posto in un ambiente lussuoso, la sua una volta radiosa fiducia sostituita da un comportamento nervoso. Lucas esitò, incerto se avvicinarsi o ignorarla. Prima che potesse decidere, Emma lo individuò. Il suo volto si illuminò brevemente, prima di trasformarsi in un'espressione di speranza cauta. Si avvicinò a lui, stringendo saldamente un bicchiere di vino. «Lucas!» iniziò dolcemente, la voce intrisa di nervosismo e rimpianto. Lui sollevò un sopracciglio, il tono neutro. «Non mi aspettavo di vederti qui», disse, la voce tremolante. «Sei in forma, grazie». «La vita è stata buona», rispose freddamente. «E tu?» Il mio sorriso vacillò, non tanto buono quanto il tuo, immagino. Fece una pausa, prendendo un respiro profondo. «Volevo dirti grazie». Lucas sbatté le palpebre, colto di sorpresa. «Ringraziare me per cosa?» «Per essere stato abbastanza forte da andartene», disse, la voce tremolante. «Hai ragione, non ho capito l'amore o la lealtà. Perdersi te, perdere tutto, mi ha costretto a vedere me stessa per quella che sono davvero». Lucas rimase in silenzio, l'espressione impassibile. «Ho lavorato su me stessa», continuò Emma, il tono sincero. «Terapia, volontariato, cercando di sistemare il pasticcio che ho creato nella mia vita. Non chiedo perdono, so di non meritarlo, ma volevo che sapessi che ciò che è successo mi ha cambiata». Lucas la studiò per un momento, cercando segni di insincerità. Sembrava genuina, ma la ferita che aveva inflitto ancora pulsava lievemente, un promemoria di perché aveva deciso di andarsene. «Spero tu abbia trovato ciò che cercavi», disse finalmente, la voce stabile ma distante. Emma annuì. Le lacrime brillavano nei suoi occhi. «Spero solo che tu sia felice, Lucas. Te lo meriti». Mentre Emma se ne andava, Lucas provò un misto strano di emozioni. Forse chiusura, ma anche un senso di finalità. Non era più la donna che infestava i suoi sogni o alimentava la sua rabbia, era solo una persona del suo passato, una che gli aveva insegnato lezioni dolorose ma inestimabili. Quella notte, Lucas tornò al suo appartamento e guardò le luci della città. Il suo telefono vibrò con un messaggio da Mia, una donna che aveva iniziato a frequentare di recente. Lei era tutto ciò che Emma non era: gentile, equilibrata e onesta. Lucas sorrise mentre rispondeva al suo messaggio, rendendosi conto di quanto fosse lontano arrivato. La sua vendetta era stata dolce, la sua giustizia servita, ma ciò che contava davvero era la vita che aveva ricostruito per se stesso. Era più forte, più saggio e finalmente in pace. Chiuse il laptop e si preparò per andare a letto, riflettendo sul viaggio che lo aveva portato fin lì. Il tradimento che un tempo lo aveva consumato era ora solo un capitolo della sua storia, una storia di resilienza, crescita e, infine, trionfo sul dolore. Per Lucas Ward il futuro era luminoso e lui era pronto ad abbracciarlo completamente. Cosa avreste fatto voi al posto di Lucas? Lasciateci un commento qui sotto e fateci sapere la vostra opinione. Se vi è piaciuta questa storia, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere i prossimi video emozionanti.